Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Se siete su questo canale è perché amate certamente l'Italia e l'italiano, non è vero? Ebbene, se nei prossimi mesi avete in progetto di fare un bel viaggio in Italia, ma avete paura di spendere troppi soldi durante il viaggio, rimanete con me, perché in questo video andremo a vedere 10 cose che potete fare in maniera assolutamente gratuita nel bel paese. Pronti? Si parte! Se vi trovate a Napoli, potete visitare gratuitamente uno dei simboli della famosa città partenopea, il Maschio Angioino, detto anche Castelnuovo. Si tratta di un castello medievale e rinascimentale, realizzato per decisione di Carlo d'Angiò, da cui prende il nome, nel 1266, anche se i lavori sono cominciati solo 13 anni dopo. Nel corso dei secoli ci hanno abitato tanti diversi sovrani ed è stato anche un florido centro di cultura. Quando è visitabile gratuitamente? Ogni domenica e nei giorni festivi. E allo stesso modo è possibile anche visitare il percorso archeologico dell'ex sala dell'Armeria, la sala dei Baroni, la sala della Loggia e il cortile monumentale. Insomma, perfetto per tutti gli amanti del Medioevo e dei castelli. Passiamo invece a Roma e qui il mio consiglio è quello di visitare il Colle dell'Aventino, dove potete trovare il Giardino degli Aranci e il Buco della Serratura, due chicche imperdibili. Il primo è un parco con, indovinate un po', degli alberi di arance. Ma la cosa più bella di questo parco è sicuramente la vista mozzafiato sulla capitale italiana. Parlo per esperienza perché ci sono stata. Non appena arrivate, la vista non vi sembra granché da lontano, ma man mano che vi avvicinate alla terrazza da cui è possibile sporgersi per guardare, la vista diventa sempre più bella, quasi come se fosse un gioco di prospettiva. Chapeau a chi lo ha progettato. La seconda attrazione turistica in questa zona è altrettanto particolare. Vi ho parlato infatti del Buco della Serratura, ma cos'è? Di che cosa si tratta? È chiaramente un buco della serratura, ma non uno qualsiasi. Un buco da cui è possibile ammirare una vista molto caratteristica della cupola della Basilica di San Pietro. E no, state tranquilli, non è nessun buco della serratura di una casa privata, ma si tratta invece della serratura del cancello del Priorato dei Cavalieri di Malta. Ne vale davvero la pena provare per credere. Gli unici due svantaggi sono la fila, un po' lunga, di fronte alla serratura, e le foto, che purtroppo non rendono bene la vista, così come dal vivo. Insomma, un piacere solo per gli occhi e non per i follower sui social network. Se invece progettate una vacanza a Torino, capoluogo del Piemonte e prima capitale d'Italia, sappiate che ogni mercoledì potete accedere gratuitamente a un museo molto particolare, nonché unico nel suo genere, voluto e fondato nel 1876 dall'omonimo padre dell'antropologia criminale. Il museo è collocato all'interno del Palazzo degli Istituti Anatomici dell'Università di Torino. È una collezione di ben 4.000 pezzi provenienti da tutto il mondo. Potrete osservare, pensate un po', crani e cervelli di criminali e persone mentalmente instabili, ma anche corpi del reato, fotografie, prodotti artigianali realizzati dai prigionieri o da pazienti dei manicomi criminali, disegni, impronte, oggetti colpiti da proiettili e molto altro. Che dire, museo molto affascinante ma
non proprio perfetto per i deboli di cuore o le persone facilmente impressionabili. Ci spostiamo adesso a Firenze e qui voglio parlarvi del Palazzo Strozzi. Infatti il giovedì sera, a partire dalle 18, potrete usufruire dell'ingresso gratuito in questo bellissimo edificio. Al suo interno potrete godere della bellezza di alcune tra le mostre più rare e interessanti di Firenze, con una estrema varietà, dalle opere d'arte dell'antichità e del Rinascimento a quelle di arte moderna, passando poi per installazioni di esperimenti scientifici nel cortile. Ci sono poi anche quelle collezioni che sono invece permanenti, che sono sempre lì. Insomma, per tutti gli appassionati d'arte, Palazzo Strozzi è una meta che non può mancare durante il vostro viaggio a Firenze. Tornando a Napoli, voglio parlarvi ancora una volta di un castello che potete visitare in maniera completamente gratuita, ogni singolo giorno, anche quando ci sono delle mostre temporanee. Si tratta del Castel dell'Ovo, che appare sul Golfo di Napoli in tutta la sua bellezza e con la sua particolare tinta gialla. È il castello più antico di Napoli e c'è anche una leggenda dietro il suo nome un po' curioso e particolare. Sembrerebbe infatti che il famosissimo poeta Virgilio, avete presente l'amico di Dante nella Divina Commedia? Ecco, lui avrebbe posizionato nei sotterranei un uovo in grado di mantenere per sempre in piedi la struttura. Tra l'altro ne vale veramente la pena perché potrete ammirare una vista bellissima, incredibile dagli spalti e dalla terrazza. Inoltre, sempre nel castello, troverete anche la torre maestra e normanna, le celle dei monaci scavate nella roccia e i resti della chiesa del Salvatore. All in one, in una parola, imperdibile. Saliamo invece a Milano per parlarvi di un altro castello, il famosissimo Castello Sforzesco. Sì, avete capito bene, la maestosa fortezza fatta costruire nel XV secolo dal duca di Milano, che racchiude giardini affascinanti percorribili a piedi. È piuttosto grande, quindi ci vuole una mezza giornata per poterlo visitare tutto. Però se non avete tutte queste ore a disposizione o se semplicemente non volete spendere i soldi per il biglietto, sappiate che potete accedervi gratuitamente tutti i giorni dopo le 16:30 e il martedì dopo le 14. Perché ve lo consiglio? Beh, sicuramente per la sua straordinaria architettura, ma anche per le sue mostre, i musei, come il Museo Egizio o il Museo degli Strumenti Musicali. Torniamo nella capitale. Roma è decisamente la città con più chiese al mondo. Pensate che ne conta circa 900. Un numero pazzesco. Pensate che molti non sanno che la maggior parte di queste chiese è visitabile in maniera completamente gratuita. Vi do alcuni esempi, ossia la Basilica di Santa Maria Maggiore, capolavoro di arte e di architettura, la Basilica di San Paolo fuori le mura, in cui è possibile vedere le raffigurazioni di tutti i santi padri, da San Pietro a Papa Francesco. E infine la Basilica di San Giovanni in Laterano, soprannominata la madre di tutte le chiese. Insomma, se vi trovate dalle parti di queste chiese e avete qualche minutino libero, date loro una possibilità. Come vi dicevo, nessun biglietto da pagare per visitarle, solo in alcuni casi i controlli di routine attraverso il metal detector. E ancora una volta a Napoli
Non potevo non segnalarvi questo luogo assolutamente gratuito e perfetto per gli amanti della lettura. Si tratta della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, collocata all'interno del Palazzo Reale di Napoli. Pensate che contiene migliaia di volumi e collezioni dal valore inestimabile. Pensate che si parla addirittura di circa 20.000 manoscritti, a cui si devono aggiungere 1.792 papiri, 1.800.000 volumi stampati. Se adesso vi state chiedendo quando potete visitarla in maniera gratuita, sappiate che non dovete ricordare delle date perché è possibile visitarla tutti i giorni senza pagare nulla. Ricordatevi però di portare con voi un documento di identità perché dovrete dimostrare di avere almeno 16 anni. Approdiamo invece in Liguria, più precisamente a Camogli. Qui si tiene ogni anno una sagra molto particolare, la Sagra del Pesce. E, udite udite, vengono distribuiti piatti gratis per tutti e parliamo di tonnellate di pesce fritto distribuito gratuitamente sia ai residenti che ai visitatori. Le sagre in realtà sono qualcosa che potete trovare un po' in ogni città d'Italia. Ogni sagra è generalmente dedicata a un prodotto tipico o a un cibo particolare, a un piatto. Ma questa ve la segnalo proprio per il fatto che non dovrete pagare nulla per assaggiare il pesce, mentre generalmente nelle altre sagre dovrete sempre pagare qualcosina per assaggiare. Insomma, la Sagra del Pesce di Camogli è famosa proprio per la sua enorme padella che durante la giornata frigge ben 3 tonnellate di pesce fresco in 3.000 litri d'olio. Sono cifre incredibili. Pensate che si parla di circa 30.000 piatti che vengono serviti durante la giornata. Piatti di pesce fritto, ovviamente. La sera prima della sagra, poi, si accendono i falò in spiaggia. Falò molto particolari, perché in realtà si parla piuttosto di vere e proprie sculture di legno realizzate dai camogliesi, dagli abitanti della città. Quando e dove si svolge la Sagra del Pesce di Camogli? La seconda domenica di maggio in Piazza Colombo. Un evento imperdibile per gli amanti del pesce. L'ultimo suggerimento invece riguarda una spiaggia libera. Ok, starete pensando voi, dov'è la novità? Ci sono spiagge libere un po' in tutta Italia, ma la particolarità di questa spiaggia è che si trova in città e non in una città qualsiasi, ma a Firenze. Avete capito bene, proprio sull'Arno. Questa spiaggia sulla riva dell'Arno vi sorprenderà, credetemi, perché è una spiaggia a tutti gli effetti, quindi è perfetta quando avete voglia di prendere un po' di sole e di passare una giornata in spiaggia con gli amici, ma senza uscire dal centro. Avete presente i comuni lidi italiani? Ebbene, questa spiaggia non ha niente da invidiare a quelli. Ha un bar, delle sdraio per prendere il sole, degli ombrelloni di paglia per proteggervi dai raggi solari. Potrete beneficiare di tutti questi servizi mentre vi godete lo splendido panorama di Firenze. Il consiglio in più? Andateci al tramonto. Bene, fatemi sapere adesso nei commenti se avete già provato queste 10 esperienze completamente gratuite in Italia, ma soprattutto fatemi sapere se ne avete delle altre da suggerire agli altri Lernamici e a me ovviamente. Se invece adesso siete curiosi di sapere quali sono i luoghi più misteriosi, segreti, particolari e interessanti d'Italia,
non perdetevi il video dedicato proprio a loro. Come sempre lo trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece volete studiare adesso un po' di grammatica, non dimenticate di passare dal nostro sito learnamo.com. Lì trovate tutte le spiegazioni che vi servono con tanto di esercizi automatici. E non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao!